Finale europea! The finale of the Europe, si dice in francese. Arriva signori la finale davanti a voi. Preditta signori 3-0 G2 secca. Yasuo Rel Zacco Rihanna Varus. Sicurissimo. Broken Blade, attenzione ragazzi, finale europea, concentrati dai. Sapete qual è la cosa difficile di questo game qua? È non ridere per il livello dei Mad Lions, perché detta come va detta ragazzi, cioè, Frescovi giocava penso negli Aidomina, mi ricordo un Frescovi in Italia, forse nei Raccoon. Alvaro e Supa quando giocavo io erano in seconda lega spagnola. Il Yoya era un jungler che quando andava a Demon in Spagna più o meno era simile a Demon. Mirwin è sempre stato un clown. Cioè i Mad Lions non siamo a livello da EU Master di quando giocavo io. Finirà 3-0, finisce 3-0 G2. There he is. Clear speed, still pretty slow. We'll see how much better it gets once there's a potential bomby cinder to come out, but not going to feel too bad in terms of overall sustain. Yike with the buy, obviously an early. Certo che la comp dei Mad comunque è abbastanza bronzo. Cioè è interessante, Zac, Yasuo, la combo, bla bla bla. Infight, Orianna. Mamma mia, che fa mia. Ah però sono in mezzo al cazzo, scusate ragazzi, vi serve vedere gli item ovviamente dei Mad. I try to put my mushroom in your bush. You can do better than this. Ti chiami Dosino Fatato, scrivi in italiano e non rompere i coglioni. Aiobo. Guarda Yike. Che bello vedere Canyon Owner e sta gente qua e poi arrivare a Yike e gli Yoya, proprio quello che vuoi, Eccolo. Arriva il Yoya che invade, vai così. Follow dei Mad, attenzione ragazzi. Mad Lions tirano fuori le palle. Cos'è quel flash? Is not going to be able to walk away. Aftershock now procs some good follow-up damage. Alvaro and Supa have first roam here. Q out to safety. The flash from Elioya a bit premature there. Yike just barely able to escape. Gets the red buff as well. Poi posso dire ragazzi comunque si muore da ridere. Grande Freddy Elioya, un applauso ragazzi per Elioya e si comincia alla grande con questa finale, dai. But basically you're using your pushing lanes Sama to just constantly find these small advantages. Typically you will not see a Zac setting up for an invade, but Elioya knows that his bot lane is able to come. Unfortunately for them, as Dagda highlighted, they end up losing the red buff regardless. Praio di Orianna e va bene ragazzi, ci sta. Vediamo poi a livello 6. Caps non li metterei mai in mano un TF sinceramente, però immagino funzioni perché Broken Flex e tutta la draft è Broken con TF. Figurati la blue side, ci turni easy la draft. Però non lo vedo un champion da Caps, perché Caps potrebbe ultare in mezzo al void tipo. Eccolo, è Yoya. Sai cosa poteva servire qua il Yoya? Che cazzo fai? Sapere cosa poteva servire qua il Yoya? Il flash. Hansama not going to be locked up, able to flash back onto safety, use the cleanse earlier, now they're trying to turn it back onto Alvaro. Barely able to walk away, Supa. Mamma mia. Up here, doesn't quite have the cooldowns to finish the kill, you can see low health bar. Per Dinci va quella. In the area, cannot respond, so Supa's just going to walk up here, get a ton for free. Io c'è con il flash. Toh. Eccolo qua. Flashava e beccava sia Hansama che il tizio. Qua. E GG. Qua. Salto. Flash durante il CC. QQ. Doppio stanco in mezzo. Un tizio moriva.
in the area, cannot respond, so Supa's just gonna walk up. Ma figurati Summon Leg, hai ragione. Non cambiava niente, col flash incespicava sui tasti. Cadeva e flashava al contrario. This is lunacy. If you don't dodge his Q, you just die. Eccolo! Sama tries to get to the side. Mickey X is a great hook. Passive, not gonna get procced. Oh! I Bad Lions! C'è la passiva! But now Supa can follow up. Vai Supa! Is anyone willing to burn a TP here? Does they think Dive! there's a play? There's nothing here. They've lost so much. Hook back in. Mickey X! Mamma mia, ti amo Mickey X. Perché aspettare lo Spondi e gli Oia? Perché aspettare lo Spondi e gli Oia, ragazzi, eh? Va bene, dai, va bene. Bravi Mad. Beautiful play from Mad Lions Koi. Dai, ci sta. Guarda qua il Yoya che player. Boom. Mamma mia, Yoya. Salto sbagliato. Uccato qua al contrario. But a nice response here from Mickey. Sees the hook, the arrow channeling. Ha avuto anche il culo che il base con le partite. Vabbè, bravo Mickey. So this is kind of a best case scenario for Mickey, but as you rightly said, Mad Lions Koi going to be happy with that. Yeah, exactly. It's like, do we know if Mad Lions Kois are happy? Let's go check the e-buy camp. Yes, it would appear La that they are leggenda. happy. Unsurprising. And again, 700 gold difference in the, between the bot lane already is going to make this so difficult. But Caps now trying to punish, now trying to find the shutdown. Hook from Mickey going a little bit wide. Caps doesn't really have the damage here without another rotation of cooldowns. Tira una bella carta gialla. Red card should slow him down. Alvaro here to stop any follow-up. Supa just walking away on the edge of death, still coming on top. But here comes Frescowi. Vai Frescowi. Mamma mia. Vai Frescowi. Oh no! E arriva il Yoya. La leggenda, al dio. Boom. Let's go. Here he comes. Q set up auto to cap. Boom. Kiss and die, baby. Mad Lions Koi taking over on the bottom side of the map. Triple kill. Oh, raga. It's a kiss, but this is not made up. Che sta succedendo? I G2 trollano? Ma trollano? Mea 2000 come stai? Mea culpa, dice il Caps, non lo so. Io sicuramente, come avevo detto, non voglio vedere champion del genere sul Caps. Vabbè, così, grazie del sub. Ali la penta, qui non c'è penta, grazie del follow. È finita, non ti so dire. Dipende da quel TF, però sta roba qua di Caps è la cosa più stupida del mondo. La cosa, Rel mid, Orianna mid, cazzo, fallo andare qui, arriva Mikils dal base, gli fate 100-0. Cioè, dove cazzo è andato a ultare? Mamma mia. Then Alvaro comes in with the stun to buy enough time for Frescowi to join the fight, and once he does, this is when MDK find the turn. Mamma mia, Mythics. Grande flash di Caps qua. Incredibile. Caps, vai via. Cioè. Ah, doveva tirare la carta rossa sul minion. Guarda Caps. Doveva, era obbligato a farlo. Perché pensare all'arrivo di Zack quando... Perché pensare all'arrivo di Zack che hanno visto camminare da mid quando puoi tirare la carta rossa sul minion, capito? Ciao Selmoon, come stai? That TF ultimate is now gone, and you don't get a second. Beautifully as Miro keeping the pressure up top side. Zack jumping in, Eccola il Yoya! Instant ultimate if they want it. That's the combo. Stretching strikes there as well. Broken Blade, signori. Broken Blade dice non ora. Broken Blade dice non oggi. Broken Blade dice non qui. Broken Blade dice no. So that he could start the cooldown being triggered on the second half of it. He's able to get that small window where he can create enough space to get away from Mirwin. But Mirwin's aggression is not done just yet. Super doesn't have flash. The hook connects. Counter punch by ult on the way in, but Frescowi's level 8. The shield is massive, and G2 just do not have the damage. Ma sono diventati autisti di taxi i G2 oggi. They're just not threatening enough on their own. The ultimate from Super as well, used to buy enough space. Ieri sulla... Mirwin now with a 300 gold lead. He doesn't find a kill, but that's the advantage he finds in top lane. 3-0-1 for Frescowi. Yoya, ora che roba il Yoya. Sempre lì è il Yoya, guarda. Caps no flash. Boom.
Knockup not quite gonna connect. Il flash era necessario qui, ragazzi. Knockup not quite Flash qui era necessario. Vai, vai, una bella... No. Non ha troppi HP, non morirà lo shock, ragazzi. I love this from Elyoya though. Like, you have so many of these lanes that are so difficult to escape away from his act as he jumps in. So just putting the pressure down, making sure that Yike can't get in. Like, Yike vai, is trying to Elyoya. match Elyoya's pressure. Elyoya è incazzatissimo oggi, ragazzi. Thanks to mid push. Elyoya è incazzatissimo. Stolen away, and you highlighted the constant aggression from Elyoya paired with what were already reasonably winning lanes, accelerated obviously by some positive early plays. As Mirwin contro Broken Blade. Mi sembra di vedere Bin contro The Shy, livello Khan contro Nuguri. I will say that it's a pretty interesting skill matchup between the two. I definitely think that you can give the advantage to Akali, but there's all sorts of things that you can win more. Zeus contro 6-9, sì, siamo lì a livello, ragazzi. Skill expression available to both parties. If you win while the shuriken flip, you feel great. When the shuriken flip comes out is Perché mi dice che ho finito i beat, grazie al cielo, grazie al cielo. You can also just make life annoying by using, because her Q can be blocked by the wind wall, right? So you can just keep moving in and out. Frescovi 6-3-0 Orianna, mi aspetto un 1v9 incredibile, mi aspetto. Newman right now has the slight advantage. A wave is stacking towards top side, but nothing really going to come off the back of it. Dragon has been secured by MDK. The Grubs 2 have only MDK mi piace troppo come nome, MDK, mi piace troppo. Sono delle lettere che mi ispirano. And I like that we're seeing this aggression towards Dragons as well, because MDK have not been a team that focus them. Yes, they're top of the league when it comes to Void Growth. Vai Mirwin, grande muro. Follow up, no ulti going to be committed there. Mirwin getting hit by the shuriken flip. A little bit difficult for the trade. Q3 won't connect that time. Ignite for Broken Blade, the big thing you have to keep your eye on there. All that additional kill pressure is dangerous. X-Flash not going to get traded here as Mickey's caught out. Frescowi on the roam down. Mickey should just go down. Frescowi going to walk him down slowly but surely. Mickey a little over eager on the hex splash. Che sta succedendo a Mickey sto game, ragazzi? That jungle does not belong to G2 anymore. Elyoya has been using the pressure from his lanes consistently to move into that half of the map. Sapete come si battono i coreani, ragazzi, secondo me? Mettendoli pressione mentale. Tu vai lì e mentre sono sul palco li flammi. Devono giocare in Europa e l'Europa li devono permaflammare mentre sono in game e prendere in giro e fischiare. Secondo me così li ammazzi, li sciogli. To the ultimate as long as possible to make sure PB can land his combos, but easy kill. Of course, the counterplay in the meantime is the bottom tower. Li fai calare la concentrazione. Desperation situation, needed to force that play, needed to make something happen. But in the bottom lane, only 2 plates left standing. Caps now a bit more damage under his belt, maybe he can get the gold card down. He has locked up Supa. Supa going to be in trouble, but Elyoya is there to cover. Knockup coming in from the Niles. Good damage falls to the side, but La contra-ingaggio, scusami. Mi spiegate una cosa? Con che danno? Con che danno, ragazzi? Mi dite per favore con che ora voglio sapere la vostra idea. Onestamente, ragazzi. Qui, nei Mad Lions, chi ha il danno? Tekken droppato, no. Nei Mad Lions, Varus, Rel, Zac. Chi ha il danno qua? Varus. È l'unico con del DPS, no? È l'unico con del DPS, Varus, tra questi tre. Giusto, bene. Varus, quanti HP può mettere DPS? Giusto per capire. Può Varus mettere un qualsivoglia DPS? Con un HP? Giusto per capire. Non può farlo, bene. Ora voglio capire Elyoya con che macro salta dentro a 3 persone full HP con l'unico carry che ha a fianco con 1 di vita. E fa anche Primo. Ma poi gioca intorno a Orianna. Orianna che follow up, attenzione. Alco. Finale europea. Sti qua vanno ai mondiali, ragazzi. Sti qua vanno a giocare ai mondiali a fine anno, sicuro. Saranno top 3 per 3 split di fila. Secondo team europeo, questo qua va ai mondiali. Questo va ai mondiali. E i G2 turnano una roba del genere. 1000 gol su Caps e via. G2 turning everything. No, ma gli NDK hanno turnato everything.
Ma scusa, ma dai, ma il macro sul fatto della ulti di TF, sanno tutti come funziona TF. Non puoi giocare qua contro un TF. Cazzo, ma sai come funziona giocare contro TF? Trova qua, è una presa in giro. Frescovi senza mana. Cioè, ma a sto punto, tradate una... Ragazzi, guarda. Ulti di TF. Fai morire Varus. Già era, qua sono ancora i Pippotti. Che minuto siamo? Pippotti e 3/4 di torre mid. No? Pippotti e 3/4 di torre mid. No, è da lasciare Varus, perché hanno trollato. Cioè, sono fuori posizione qua. Contro un TF non puoi giocare qui, ragazzi. Contro TF con l'ulti up, e qui hanno il timer dell'ulti di TF, perché l'ulti di TF, ragazzi, è fondamentale. Qui, o comunque bene o male, sanno quando ha l'ulti up. Non puoi giocare qua. Non puoi giocare sidelane, soprattutto con Zac, col jungler non puoi giocare sidelane, perché se un TF ulti in sidelane c'è il rischio anche del follow up di Vi, quindi se anche Zac counterganka a TF, il follow up di Orianna non arriva, a meno che non ci sia il TP di Orianna, ok? Ma in generale, se TF ulta e questi qua sono qui, la play è mid o questo, cioè che non so, non capisco se sono i tre cosi o l'Herald. 12 minuti, sono i tre cose. But across the map, things going in favor of G2. And oftentimes when you look at a game of League of Legends, you look up at the top of the screen, you look at that gold lead, but it's important to understand what that means, because it is just the Varus who is ahead. If G2 keeps facciamo i Varus, Placca presa in mid, Pippotti preso in mid, top Praio presa perché Akali non poteva pushare mai quel matchup con TF in bot con Zac topside. E main advantage sulla top per la partita di mid. Meanwhile, on the bottom side, however, Hansama needs to be careful. Nice ulti coming in from Supa. Follow up immediately there from Alvaro. Corre. Ma che cazzo fa Varus? Che fa? Va, tira giù. Torna. Tira due basic, tirate giù sta struttura. Prima che chiudano il TP che avete main advantage. Cioè, allora, no, impazzisco. No, impazzisco, ragazzi. Dai, impazzisco. Ragazzi, impazzisco. Vado fuori di testa. Tirate giù la torre. Frescovi, che fa? Due basic, va giù la torre. Avete main advantage, fightate. Cristo Dio, è in vola. Va bene, andiamo avanti. E i G2 carta rossa di Caps. Yike arriva. È incredibile. Non c'è un player che meriti. Penso che una delle cose che meritano tutti sia la sedia elettrica. Wireless per ricaricare le cuffie. Incredibile quello che sto vedendo. Yike troppo forte, cazzo. Mirwin, signori, intanto. L'unico player che è 0-1-0, ma è l'unico che ha fatto qualcosa di giusto in questa giocata. Fermo top a non fare un cazzo e la play giusta. Pollice in su, mi ha sentito. Level up your dreams, Lek. Crazy fight going in favor of MDK. They get a tower in the top lane as well. And they've reasserted their dominance as they gain a 2k gold lead. And you got to respect that G2 are trying to fight their way out of this deficit, but they can't afford to take more sloppy fights, because you saw in that one, you highlighted it. Yasuo wasn't even there. Mirwan's just farming on the top side. He's already got a Blade of the Rune King. He's sitting pretty. He's the biggest benefactor of that whole exchange, and he didn't even get any kills. Yike now has to be careful. Oh, yeah, 3 members here. There should be no way for Yike to get out. Chain CC just about flawless from the side of MDK. A lot of their damage burn. G2 not going to go. Mi state veramente dicendo che i Mad Lions vincono un game? No, non ci credo che vincono la finale. Shroud, where is it going to go? Waiting as long as possible. Ulti still connecting. Queuing into Broken Blade, he's so low. Grande Yoya, geniale. Prendiamo la kill. Stava per scappare Akali, ragazzi. Akali se ne andava lì, ragazzi. Miracolosamente Yoya riesce a prendere la kill al carry. Un grande applauso agli Yoya, ragazzi. And that's just another kill picked up for MDK.
moving around the map, finding pick after pick. G2, it is their mid-game macro that has been praised. Il mio lavoro qui è finito. Non credo. C'è all'inizio, perché. I mean, you look at the comp and it's G2s that should be looking to attack Drago di side lanes, Elioia. trying to find picks, trying to... Maybe they can look for a pick on mid though, as the lanes aren't set up for Madeline's Koi. Slash forward. Elioia spotted crucially by the Destiny. Cap's gonna get the gold card off onto Supa. They just want to delete this forest to kick off the fight. Good read from G2. Supa out of the equation, and now G2 are the favored ones. Scowi. From Caps. Beerwin Windwall is just barely gonna block it. Going in once again with the Yasuo ultimate. Great Q3. Cazzo, ma i Mad Lions ah vabbè, hanno shottato. Hanno shottato il Supa. Scusami. Scusami, ancora. Elioia, che macro ha? Scusami, mi potete dire qual è il macro di Elioia per saltare in con Varus morto e Orianna fuori? Chi shotta 4 persone? Rel, Yasuo, c'ha DPS per killarne 4? Magari ce l'ha. Immaginavo. He ends up going down, but at least the rest of Madeline's Koi get away. That could have gone very, very poorly. There was no pressure on side lanes for Madeline's Koi, so G2 found that moment to reset, run in mid and see if they could get something back. Quanto vorrei fare un game a lì? Uno. Per il meme, uno. Supa, ma un bel cleanse contro TF, bello morbido. Bel cleanse, così la carta gialla non ti fa niente. Così lo butto lì. Per il meme, Mamma mia, Elioia. Per lo speciale 100k hai detto qualcosa? No, proverò per lo speciale 104, che è più nelle loro corde. Mad Lions ancora avanti 3k, ragazzi. Because side laner or top laner and mid laner didn't go down for Madeline's Koi, at least they're in position to try and catch some of these waves before G2 are really able to get that big a tempo advantage that they want to, but E poi tira viti e non mi sbano. Scusate ragazzi, non volevo mancare di rispetto ovviamente a un'azienda simile. Leader nel settore. Io mi ricorderò sempre la frase che penso davvero. Lavorare in Riot è come lavorare per Microsoft. Such a difficult game for G2 to play out, but finding those picks onto Supa 2 times, really their path back into this one, taking that gold lead out of the equation. That said, Mad Lions Koi have to be aware of this. I don't think they're going to get many more opportunities to try and punish Supa like that. But that's the thing. If you are Mad Lions Koi and you're not finding these windows to push outside lanes, you're giving this moment to Caps, right? He disappears into Fog of War. Supa cannot step up in mid lane because it's very easy for G2 Non ti so dire, Wasa. find that pick. He's not running the cleanse, he's running heal. So he Ma probabile che qualcuno abbia visto l'OnlyFans. Mad Lions Koi going, okay, cool. We need to start to set up vision. We need to try and find ways to get vision on the side of the map Caps is on. Che significa? È un meme di chissà sa. Abbiamo sentito questa frase in un video a cui ho reattato. Mad, voglio vedere come gestiscono ragazzi sto vantaggino, ma devono forzare senza splittare troppo, perché TF sulla mappa c'ha un impatto maggiore, no? Sulla mappa. Teamfight wise secondo me Oriana è molto più forte. Il fazzone più forte di Broken Blade, Change My Mind. Sicuramente c'ha più dignità di lui. Grazie mille Barbo dei due. Forte purtroppo un video di Atrox che prova il contrario. Però fa morire da ridere. Grande, incredibile. Posso dire che è la finale dal livello più basso che ho visto nella mia carriera? Voi cosa pensate, ragazzi? Il pubblico che si esalta per l'Herald. Ragazzi, è la play migliore che ho visto in sto game. Più o meno, che... Ciao Meli, come stai? Come si sta in Sicilia? Imbarazzante, sì, abbastanza.
Broken Blade ha fatto qualcosa sto game. Eccolo, recolla. Infatti un 1v1 con Frescowi. Te lo scopi. Niente. Poteva rimanere lì dentro e andare a fare il trap qua e rompergli e levargli 3/4 di vita, cosa doveva beccare. E rimaniamo a pushare la wave. Non c'hanno le palle per europee, ragazzi. Siamo davanti al fallimento della region ormai, ragazzi. Of G2 and going for these cross maps. So now when they see Yike, you can see Frascawi feels way more comfortable just sit under that top lane and take that wave. Chat hanno risposto alle mail. Stepping forward, Yike behind him to clear out a little bit of vision here. Every little bit of poke Supa can get before the objective gets started does matter. Big thing though, Hansama, obviously the healing on Domani mi arriva il mobiletto per la Play 5, ragazzi. Un po' più piccolo, comodo qua a sinistra. Mobile per la TV grossa della Play 1 invece tubo catodico, devo ancora montare. Dragon started up. There is absolutely no vision at all here, and this is terrifying if you're any member of G2 because there's so many ways to set up for Mirren on the engage, and that's why they're leaving Fresco in that top side. Niente. Here's exactly how G2 want to respond. Cap's only just leaving base, does have the destiny to get there though. TP now coming in from Frescowi. G2, is this their call to back off and simply go for top lane instead? They don't have a wave to play for, so BB's going to come in, Yike off to the side. Mad Lions Koi grouped up. Ma Migix, come ha fatto Migix a arrivare sul Supa? Non c'è una frontline. Scusatemi. Alvaro che fa? Che fa Alvaro dentro al drago? Stai davanti ai tuoi carry. E cazzo fa Alvaro qua? Ma che cazzo di posizionamento è? Oh no! Stai davanti a Frescowi e Supa. Mickey gonna find the hook onto Supa. That's crucial again. The Senna ult immediate follow. Caps in the backline and Supa just deleted. Right as the fire starts, he's ticking down. Flasha pure Supa. Ma flasha fuori dai coglioni. No, Supa e anche soprattutto Alvaro. Vincono? Hansama ha flashato. Sì, e come ti salvi? Ah, dici flasho dentro il flasho dentro il bash per outplayare. Perché andare via di qua e cercare di salvarsi? Boom! Geniale. Geniale Hansama. Hansama è la DK più forte europeo, bravo. Incredibile. Vincono quadra kill. Finito il game. Come hanno fatto a perdere il fight dove hanno one-tappato? Potete levare Twisted Fate da Caps per favore, che è un champion senza... È un champion che deve vincere sulla mappa e Caps c'ha il macro di un 1000 piedi senza scarpe. Oh no. Will not save him. One member down, 2.5 minutes left on the Baron from MDK. Let's see what they can get done. Their siege obviously very menacing with the poke from Varus and the follow-up from Zach. MDK. Materiale di scena. In these extended fights, they just continue to come out on top. It comes back to that topic of G2 having so much single target damage. Even if they do get that initial pick, it's not enough as Alioya forcing his way towards G2's base. Sono incazzatissimi verso Caps. Q out of safety from Yike. A bit over eager there with the flash back in. MDK already breaking down one tier 2 tower, very likely to take an inhibitor here on the next wave. The level of confidence we're seeing from MDK. No, Axe basta. Se mi vedi in cui lo utilizzi, no. Potrebbe esserci un video, in caso me lo tengo io. Ah, la torre come va giù. Lo vendo su OnlyFans tra qualche anno. Divento un miliardario, faccio le vacanze a Cuba dopo. Quei sigari cubani da 2 kg. They're going to get aggressive, they're going to force plays, they know how their comp works, they know their limits, and they're playing it fantastically. And out of the game, they just get to keep playing forward, play aggressive, get into the face of G2, shove out your waves, make sure that you're able to set up for... Siamo con lei, ma ragazzi, errore d'acquisto. No, ma sono per me davvero, voglio fare il video quando verrò sbannato di me in manette. So che ho chiamato un hater, guarda che non penso abbiate capito cosa volevo fare. Sono io in galera, che ho chiamato dei miei amici in galera, e mi prestano una cella e ci sono io in manette con l'apo che apre la serratura, no, e mi libera.
And I also just think that at this point, you know, Hansama is just too far behind the clock. He has 60 souls. Yes, 60 extra range is nice, 45 AD, some crit chance as well. It's not enough for him to be a sustained damage threat. Cinematica Rio d'Italia, guarda, ti ho appena dato un'idea, Gianni, che probabilmente vale più delle loro. If Mirwin is still alive, if Frescowi is still alive, it is so hard for G2 to come out on top in a team fight. Ho già dato l'idea del video migliore che Rio d'Italia abbia mai fatto. MDK not going to give them any free kills or opportunities, especially as the map just continues to get smaller and smaller for G2. I mean, and the truth is that, like, after they killed Super, I thought that they'd immediately be able to just shut down Frescowi, but he had the flash available. He's now got the Zhonyas as well. It's only going to get harder to find these kills in isolation outside of what it was already difficult before. And I think that MDK just have a very well-rounded composition. I Mad Lions con 10k di vantaggio riescono per favore a concludere queste amebe dei G2? Ce la fanno? 8-1-8 Orianna ce la fa? A prendere le palle in mano e tirarle? Perché mi stanno girando in questo momento, eh? It's so tough. Mirwin is essentially a Kaisa at this point in the game. Elyoya goes in, Mirwin can always follow. And it means every potential Zac engage is a death sentence for G2 backline. They don't really have the tools to stop these engages from coming through. And they don't have the damage to get through enemy frontline. It's so hard to play. Broken Blade now going to step back. Mirwin immediately going to try to kick things off. Broken Blade getting shredded down. Alvaro with the instant follow-up. They don't want to give G2 a chance to breathe, a chance to scale, a chance to do anything. Pushing it on the top. Non si faceva fasting Senna, ma è fasting Senna. Hanno visto Caps con TF e hanno fatto fast open. It's over. MDK. You still have Caps pushing the base. They're trying to go for the tower, the recall to come through and hope to save the game, but you just don't have a chance here, G2. Falling, but look at Hansama, he just doesn't do any damage to Ma non mi dire. Hansama non fa danno. Luca sta arrabbiato a bestia, è successo, Melida, ti sei rotta un'unghia? Dimmi. MDK getting chunked out will finally be forced back here with the base. Da fasting a feasting, beh. Knocked down, Mad Lions coin, complete control. Fatti i pugni qua. Minute 45 until Baron is up, just over a minute until Dragon's up. I think if you're G2, it's more of a case of, well, screw Dragon, we don't really care about a third one. We just need to try and get some sort of control on the map, some sort of gold into our back pockets. But even then, it just feels like as soon as that Baron andarlo a Broken Blade, TF. How do G2 try and contest from a position like that? Devo fare lo smeraldo su TFT e ci sono i cani. They have not been able to do a very good job, but it comes back to what Drekos was saying earlier. Se giochi a TFT non ti lamentare di trovare i cani, Look at how easy it is. Like there's nothing that G2 can do to stop this engage. Very well played. Detta come va detta, Melita, sai già dove stai andando lì, no? Pensa che già sul LoL ci sono i cani, in TFT ci va chi non sa giocare a League. Figurati. G2's only angle is to force picks. If you group as 5 and run it down mid, no one is isolated. No one is left alone. You've got Mirwin off to the side. Caps can't handle that problem solo. And even if they commit resources to Mirwin, they've already lost mid lane inhibitor. Smeraldo su TFT ci riescono anche i cani veri. Caps con il macro su Prim in top lane. Perché non è più giusto che ancora? Grande domanda. Prendiamo il terzo drago. Perdiamo tempo con l'inibitore preso. Frescowi che gioca passivo. Due inibitori presi, andiamo al drago. Cazzo, gruppate vote e finite sta merda. Aiobi. Mettete top 1 col TP che c'è la Caps e via. Meglio Yasuo che Orianna, però vabbè. Grande Ansama, grande flash. Grande direzione. Grande direzione di Ansama. Grande aspetta che voglio rivederla. Voglio rivederla al VAR. Voglio rivederla al VAR sta play. Un applauso signori, incredibile, straordinario a Ansama per il flash e la giocata dell'incontro. Del primo game almeno. Broken Blade going to try desperately to flank onto Frescowi. All the lockup now being committed. Gold card going in. Winwall not going to block what they needed to block, but Frescowi going golden. The stopwatch buying him a brief moment, and a moment is all he needs. He will finally drop. Hai mai pianto mentre ti masturbavi? No. Ho pianto mentre droppavo il master. Slow motion is Hourglass buying.
Only a brief second. Game 1, Mad Lions Koi from start to finish. Aggressive. G2 punished in a few instances. But game 1, Mad Lions Koi, first blood in the winter finals. They came in, they saw the draft, and they said, I don't care, we've got Grande Henry! Grandi questi, Frescowi!